Vi prego, diciamo ai nostri figli di non essere omertosi, che se vedono parlino, se sentono pure. Oggi lo si può fare, è diverso, non siamo più nel 92, anche se mi sembra di essere ritornati all'anno zero. Ma insomma, ancora qua state. Non siete stanchi, volete continuare. Ma sono ore che ripetete le stesse cose, sempre le stesse cose. So cose da pace. Sembra quasi che vi piaccia il chiacchierare, il parlarvi addosso, che vi piaccia ascoltare il suono delle vostre parole e non le parole stesse. Così tanto parlare. Eppure parlate male, Addirittura peggio di me, che a scuola non ci sono mai andato. E forza, approvate questo piano regolatore, tanto sapete già cosa fare. Sembra che a voi a casa non vi aspetta nessuno. Beh, a me sì. Quindi vi saluto e vi lascio qui a fare nottata. Sarebbe stato bello se gliel'avessi detto. Avrei dovuto dirgli questo e tanto altro ancora. Avrei potuto, sì. Ma non lo feci. Signora, buongiorno. Oggi abbiamo le ciabattine e le rosette, sì. No, signore, le pagnotte non ce l'ho. Vabbè, signor, sapete come funziona. Signora, voi lo sapete, mi dovete avvisare prima. Signor, mi dovete avvisare. Signor, le pagnotte, non ce l'ho le pagnotte. Signor, non ce l'ho le pagnotte. Signor, facciamo così. Oggi vi do le ciabattine che sono buonissime e domani vi prometto che vi porto la pagnotta migliore che tengo, va bene o no? Oh, no, non ho sempre fatto il muratore. Quando ero piccolo avevo un carrettino e vendevo il pane porta a porta. Giravo per le strade di Foggia Vecchia urlando "Pane! Pane caldo!" Così le signore uscivano dai bassi, si affacciavano alle finestre e calavano i cestini dai balconi. Sì, ma non era la mia voce a richiamarle, era l'odore del pane. Quando passavo io, le strade di Foggia profumavano. Ah, signora, grazie. No, mi avete dato di più. Posso tenere il resto? Grazie, signora, grazie. Lo sapevano tutti che avevo bisogno di soldi, che dovevo lavorare, che ero sfortunato e che non avevo un padre. Io li vedevo gli altri ragazzini all'uscita di scuola, che uscivano urlando, sorridendo. E quando vedevano i genitori urlavano ancora di più. O sembravano li vedessero da mesi. Invece erano stati distanti soltanto poche ore. Io invece no. Io dovevo pensare a lavorare. Lasciai ben presto il carrettino e cominciai a lavorare nei cantieri. All'inizio mi facevano soltanto spostare i secchi, poi posare i tufi, mescolare la calce. E così volevate i miei soldi. I miei soldi. Beh, voi forse un lavoro vero non l'avete mai avuto e questo non lo capite. Perché non mi avete chiesto anche le mie mani, i miei calli, o il sole di giugno a mezzogiorno? Perché non mi avete chiesto la mia sveglia alle 5 e tutti gli inverni lì fuori? Perché è anche questo che mi avete chiesto. Solo che a voi queste cose non interessavano, vero? Che cosa avrei dovuto dirvi, Prego, prendetevi tutto.
No! Cominciò tutto con una telefonata. Non fui io a rispondere, rispose mia nuora. Ma all'inizio pensavo fosse uno scherzo. Ma sì, non poteva che essere uno scherzo. La mia non era certo la ditta più importante della città, c'erano altri costruttori a Foggia che avevano un nome da anni. Solo che poi le telefonate aumentarono e quelli si fecero sempre più insistenti, minacciosi. Ti conviene pagare, poi sarai più tranquillo. Ma cosa sono per te 2 miliardi? Paga. Devi pensare a te, devi pensare alla tua famiglia. Ma io ci penso alla mia famiglia. Ho fatto tutto questo per loro e ho dato a loro tutto quello che ho potuto. E proprio per questo voi da me non avrete mai niente, capito? Niente! 3 anni di telefonate, di messaggi, di appostamenti, di pedinamenti, di incontri, di minacce, di paura. Le ricordo che è tenuto a comunicarci ogni suo spostamento. Sì, signor commissario, lo sa, lo faccio tutti i giorni. Come è andato al lavoro oggi? Ha preso l'auto blindata? Ma certo, commissario, lo sa, lo prendo tutte le mattine. Ha annotato il testo dell'ultima telefonata che ha ricevuto? Sì, signor commissario, ho annotato il testo, ho annotato tutto. Io ho annotato tutto per 3 anni. Nomi, volti, impressioni, date ore in cui mi telefonavano, date ore e luogo in cui si avvicinavano, tutto preciso, ordinato sulla carta. Io scrivevo e pensavo, ma sì, certamente servirà a qualcosa. Lo sanno alla fine che ci sono contatti con la polizia. Forse arresteranno qualcuno e questa storia finirà. Sì, si stancheranno dei miei no. Solo che loro non si stancarono. Il tempo li rese ancora più incazzati. Continuarono gli sguardi, le minacce, le telefonate. Indebolirono. E poi mia moglie, i miei figli, mia nuora. Chissà se capivano. Ma se avessi pagato, che sarebbe stato del loro futuro? No, non venderemo nessuna casa. Se cominci a pagare la prima volta, poi continueranno a chiederti altro. Sì, li vado a prendere io, sono i miei nipoti. E va bene, vado con l'auto blindata. Oh, scaffata villa in go. Qua si fa come dico io. Non era soltanto il mio carattere da orso. Io ero il capofamiglia. Non potevo mostrare paura. Anche se di paura ne avevo. E tanta pure. Alla lunga la paura ti stanca. Ti fiacca. Smisi di comunicare i miei spostamenti e smisi di prendere l'auto blindata. Avevo quella strana sensazione che tanto mai nulla sarebbe cambiato. Ma voi davvero state ancora qua? E allora è vero. Voi siete come tutti gli altri, anzi siete peggio degli altri. Voi siete complici. Siete complici nel non voler fare, nel lasciare questa città in mano a chi non la ama, a chi la sfrutta, a chi la sta strangolando. Avrei dovuto dirgli questo, ma non lo feci e me ne andai. Mi avvolsi nel mio cappotto. A novembre, si sa, può fare molto freddo. Forse salutai un vigile urbano, non me lo ricordo. Per le scale del comune pensai a mia moglie. Era il nostro anniversario. E io ero stato lì tutto quel tempo ad ascoltare quelle 4 chiacchiere inutili. Però non è molto tardi, sono le 10:30, forse ci sono ancora gli altri a casa ad aspettarmi e potremmo brindare ancora insieme, sì. Per strada non c'è quasi nessuno. Foggia è ancora più bella quando è deserta. Corso Garibaldi, via Vittime Civili, ecco, via Napoli. Ed è lì che mi hai trovato. Forse mi hai cercato altre volte. Forse mi hai mancato per poco e ti sei disperato. Ma adesso ci siamo. Eccoci qua. Quanti anni hai? 20. È una bellissima età la tua.
Quando io avevo 20 anni mettevo da parte ogni lira. Avevo un sogno grandissimo. Aprire una ditta tutta mia. Avere un qualcosa da lasciare ai miei figli. Qualcosa che li rendesse stabili per sempre. Un'eredità di sicurezza. Quindi questo è il tuo sogno. Uccidermi. Uccidermi per dimostrare che comandate voi, che non vi si può dire di no. Purtroppo per te oggi non realizzerai il tuo sogno. In questi lunghi anni ho capito. E forse non ci si può abituare all'idea della paura, ma all'idea della morte sì. Voi mi avete già ucciso. È il tempo. Un po' alla volta. Mi avete reso pronto. Quindi forza. Adesso spara! Dai sfogo al tuo sogno! Il mio è intatto e mi sopravvivrà. Avrei voluto dirgli questo, ma non feci in tempo. Buongiorno a tutti, scusatemi un po' l'emozione, io sono Giovanna Belluna Panunzio, la moglie di Michele, nonché figlio di Giovanni. Ringrazio prima di tutto l'associazione Mediante, questi ragazzi favolosi, a volercene di attori. Ringrazio il Teatro della Polvere nel nome di Stefano Corsi e Marcello Strinati per questo monologo. È una cosa bellissima e importantissima che avete fatto, perché diciamo ci può far capire il giorno dopo, cioè il 6 novembre del 1992 Giovanni Panunzio fu ammazzato per il suo no gridato a grande voce al racket di questa città. E quindi il giorno dopo cosa è successo? È successo nulla, siamo stati abbandonati in tutti i sensi. Oggi è diverso. Noi come famiglia, io rappresento tutta la famiglia Panunzio, vogliamo gridare ad alta voce perché sappiamo che giorni fa in questa stessa piazza è stata fatta una manifestazione da commercianti e da ristoratori, dai quali è stato detto che Foggia, qualcuno di questi commercianti o ristoratori ha detto che a Foggia non esiste la mafia, sono dei ciarlatani,
quelli che dicono così, perché a Foggia la mafia non solo esiste, ma esiste dal 92, dal 94 è stata accertata con il maxi processo Panunzio che la mafia a Foggia esiste e uccide e sparge sangue innocente per queste strade. Quindi non dite più che la mafia a Foggia non esiste, esiste. E l'ultima vittima a cui noi, tutta la famiglia, abbiamo dedicato sia il 6 novembre di ieri in modo privato e questa giornata di oggi, la dedichiamo a Francesco Traiano, che è l'ultimo ragazzo che ha lasciato il sangue in questa città. E voglio fare l'ultimo appello alle mamme, come ho già detto ieri e ripeto oggi e lo ripeterò sempre. Noi in quanto mamme, io sono stata minacciata di morte dopo l'omicidio di mio suocero. Io e i miei figli abbiamo fatto la nostra scelta, l'abbiamo pagata cara, la stiamo ancora pagando cara, però da qui non ci muoviamo. E prego, mi riferisco alle mamme, noi abbiamo un compito importantissimo, quello di mettere al mondo degli esseri umani, di dare loro l'educazione e di trasmettere i migliori valori di questa terra. Vi prego, diciamo ai nostri figli di non essere omertosi, che se vedono parlino, se sentono pure. Oggi lo si può fare, è diverso, non siamo più nel 92, anche se mi sembra di essere ritornati all'anno zero. Dite ai vostri figli di non farsi i fatti propri, di farsi i fatti degli altri. Se vedono, se sentono, devono parlare, anche in anonimato. Fatelo, perché in quella bara poteva esserci uno dei nostri figli, ricordatevelo. Fatelo, impariamo a educare i nostri figli a non essere omertosi e in primis noi adulti dobbiamo dare questo esempio. Quindi ripeto, purtroppo Francesco non ce l'ha fatta, però facciamo ancora in tempo a prendere chi è stato. Quindi parlate, chi ha visto, chi ha sentito, parlate. Fate giustizia, rendete giustizia, altrimenti quella bara di Francesco sarà la fine di questa città. Grazie.